Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere prima di tutto le vostre energie e poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo la nave. Qualcosa si muove pian pianino, forse soprattutto nelle questioni sentimentali, emotive, relazionali in genere. Bella questa carta perché indica il viaggio, questo è vero, magari se state valutando un viaggio, uno spostamento, oppure anche qualcosa a livello interiore e spirituale, perché parla dei desideri, di, concedersi un qualcosa di diverso, una nuova avventura, una fase di miglioramento e di cambiamento. Ehm, Però ci si deve muovere un attimino, perché si vede che nel corso della settimana in realtà alcune energie sono abbastanza favorevoli proprio alla crescita e a nuovi sviluppi. L'albero ci consiglia, di andare a scandagliare nel passato anche alcune situazioni pregresse, come si sono evolute in modo tale da poter attingere, poter imparare appunto dalle nostre esperienze passate, perché lì c'è qualcosa che in realtà ci può essere utile, soprattutto nel nostro presente, ma per far sì che ci possa essere una nuova fase di crescita e di miglioramento, soprattutto delle nostre stesse energie a livello psicofisico, quindi anche di vitalità e di salute stessa. Poi troviamo la carta della torre. La torre, direi che soprattutto nelle questioni pratiche, anche per noi stessi, ci consiglia di prendere tempo, prepararci a qualcosa di importante, magari fare dei cambiamenti o semplicemente per gestire meglio le nostre cose e le varie faccende. Se ci sono delle situazioni legate all'autorità, alle questioni burocratiche, legali in corso, allora lì a maggior ragione meglio affrontare le cose con la massima consapevolezza e lucidità. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, toro, vergine e capricorno, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, quindi cancro, scorpione e pesci. E adesso procediamo con l'amore. Ambito amore, coppia single principalmente, però ricordo che alcune cose possono in realtà far riferimento anche alle relazioni più importanti, di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare queste varie indicazioni, di adattarle a quello che vivete. Troviamo l'aquilegia, parla proprio di amore, di coinvolgimento, di un qualcosa in via di sviluppo e che porta, condivisione e benessere. Anche di, diciamo trovare, serenità in nuovi sviluppi di vecchie situazioni, oppure proprio per come si sta procedendo e come si sta, andando avanti. Quindi si sono messi in moto dei meccanismi che per voi sono abbastanza, positivi. E forse l'unica cosa che si deve fare attenzione, o continuare a mantenere se già, procedete in un atteggiamento, in un approccio aperto,
di sincerità e di onestà, quindi lì parliamo proprio a livello di comunicazione e continuate così, procedete così. Se invece sentite che c'è un po', di mancanza, allora è il caso proprio di aprirsi, di dichiarare, di parlare, di, magari coinvolgere l'altra persona nei vostri pensieri, nei vostri progetti e nelle vostre idee, sia perché magari vi può aiutare, assolutamente sì, sia perché, è così che si crea un legame molto più forte e duraturo. Amore eterno e infatti questa carta sottolinea proprio quello che vi stavo dicendo, proprio di intesa profonda, di coinvolgimento totale e, qualcosa di duraturo. Può esserci anche un obiettivo raggiunto effettivamente, sia a livello proprio di coppia, sia magari dei progetti, delle idee, delle cose che volete fare nel corso della settimana. Poi per i single, ci sono nuovi sviluppi, se siete in una fase di conoscenza meglio ancora, perché vuol dire che pian pianino le cose stanno procedendo senza scossoni, senza fretta, forse ci sono anche delle cose che possono ulteriormente migliorare questo processo, di continuazione. Per chi non ha nessuno, non si vedono troppi scossoni, più che altro si vede un consolidare, un migliorare magari il rapporto con voi stessi, di riuscire a stare bene, magari più serenità e tranquillità, soprattutto per quella fase di guarigione da situazioni precedenti. È vero che in realtà possono esserci anche, delle novità, però, si vede anche desiderio, diciamo volontà di mettersi in gioco e quindi di mettere in moto questi nuovi sviluppi. Per quanto riguarda adesso la parte più pratica del lavoro, delle finanze, vediamo cosa vogliono dirvi. Vediamo una settimana che, con il sacerdote, che in realtà potrebbe riferirsi anche a voi, nel senso a livello metaforico di serenità e di fiducia, o quantomeno di utilizzare la propria saggezza, la propria esperienza che avete fatto per portare avanti, le vostre cose. Dall'altro lato in realtà potrebbe essere anche la presenza di una persona di vostra fiducia che in qualche modo vi può, aiutare, può essere presente anche a livello esterno lavorativo, perché forse abbiamo bisogno di aiuto e sostegno e quindi può esserci effettivamente una persona che in qualche modo a livello esterno ci può aiutare a gestire, le nostre cose. Infatti in tutti i sensi si parla proprio di evoluzione e di crescita, sia a livello interiore, spirituale, di raggiungere più serenità, di stare meglio con se stessi e con quello che si sta facendo, e queste cose portano costanza, pazienza, andare avanti, anche nell'affrontare o un lavoro, o un compito, o un qualcosa che non ci piace, e quindi direi che quando si procede in questo modo si vedono poi effettivamente i risultati. E infatti questa carta indica cambiamenti, miglioramenti che derivano proprio dalla tenacia, dall'impegno, dall'azione, dalla volontà di prendere anche decisioni che possono superare ostacoli, cattiverie, magari di qualcuno che ci circonda, eccetera. Che ci sia la carta Imeneo, sì, è vero, può portare dei cambiamenti, però questo dipende dal vostro desiderio. Se state pensando di cambiare lavoro, o di integrarlo con qualcosa che vi possa coinvolgere o appassionare, allora questo è il momento giusto per farlo, anche perché parla di nuovi progetti, di, intraprendenza che paga, cioè se decidiamo di essere intraprendenti. Parla anche di possibili proposte e notizie che effettivamente possono essere interessanti, secondo me, soprattutto per chi vuole fare cambiamenti, ma soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!